Ciao a tutti da Rita e ben trovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi prepariamo insieme un secondo piatto davvero sfizioso. Sto parlando dei sofficini di patate. Andiamo subito in cucina e mettiamoci all'opera. Io ho preparato, vedete, le ho già schiacciate anche grossolanamente delle patate. Potrete lessarle o con tutta la buccia come si fa per gli gnocchi, poi una volta tiepide, pelate e schiacciate, oppure potrete utilizzare la mia tecnica del microonde, quindi si sbuccia la patata, si mette in una ciotola, si aggiungono 3-4 cucchiai di acqua ogni chilo di patate, si copre con pellicola da microonde, si fora la pellicola e si aziona il microonde. Normalmente a una potenza di 1000 watt le patate in 6 minuti cuociono. Andiamo a vedere quello che andremo a mettere all'interno delle patate. Parmigiano, pane grattugiato, sale, curcuma e un pochino di noce moscata. Il pane grattugiato che vedete nel piattino invece, questo è senza peso, quindi fuori dal peso, perché ci servirà soltanto per la panatura. All'interno dei nostri sofficini andremo a mettere prosciutto cotto e scamorza affumicata. Poi spinaci leggermente saltati in padella con olio e sale ed Emmental. Questi saranno i nostri due ripieni. Utilizzeremo poi per ungere la carta da forno un pochino di olio extravergine di oliva. All'interno della ciotola delle patate andiamo a mettere sale e spezie. Ora aggiungo il parmigiano. E a questo punto il pangrattato pesato, io ne uso 30 grammi per un chilo di patate. Possiamo accontentarci, vedete, otterremo una patata perfettamente asciutta e malleabile. Su un foglio di carta da forno andiamo a mettere un filo di olio di oliva. Con l'aiuto di un pennello lo distribuiamo e ora versiamo la metà delle patate. Da una prima schiacciata così con la forchetta. Possiamo farlo tranquillamente con le mani perché le patate non sono appiccicose, vedete? Cerco di formare una sorta di mattonella che poi andremo a stendere con il mattarello per dare uno spessore uniforme. Ecco, ora prendiamo il mattarello e diamo uno spessore di circa mezzo centimetro. Ora con un coppapasta da 12 cm vado a ritagliare dei cerchi. Togliamo le patate in eccesso. Poi andremo tranquillamente a ristenderle. E ora le andiamo a farcire. Al centro metto qui gli spinaci e l'emmental e sull'altra metto il mio arrostino, senza esagerare, mi raccomando, e la scamorza. Poi prendo il disco di patata e la parte che non è unta vado così a sovrapporla e faccio una leggera pressione e ripeto la stessa cosa per l'altro fagottino. Faccio uscire bene l'aria, premo bene
con il coppa pasta vado a ritagliare in maniera che avrò dei bordi perfettamente sigillati. Ed ora prendo il mio sofficino rotondo e lo vado così a passare solo nel pan grattato. Ora prendo olio, vado a metterne un filo su una placca foderata con carta da forno e adagio il mio sofficino così sulla placca. Ripeto la stessa cosa anche per l'altro. È davvero molto semplice. Prendo le patate che avevo da una parte, le schiaccio così, col mattarello raggiungo di nuovo lo spessore di 5 mm circa, vado a ritagliare di nuovo dei dischi, vado a riempirli, li passo nel pane e li metto in teglia. E questo fino a che avrò terminato tutte le patate. La prima teglia è pronta, ora così un filo di olio e siamo pronti per il forno. Io ho preriscaldato in modalità ventilata il mio forno a 220 gradi e lascerò cuocere i miei sofficini fino a doratura, ci vorranno 12-13 minuti. Eccoli qui, appena sfornati, guardate che bel punto di doratura. Ora procedo a preparare il piatto da portata. I miei sofficini pronti per andare in tavola, freschi, leggeri, non li abbiamo fritti, ma molto molto gustosi. Adesso andiamo a vedere un pochino come si presentano all'interno, la loro struttura. Eccoli qui, vedete? Sono davvero davvero buoni. Vediamo anche l'altro con il ripieno di spinaci ed Emmental. Bene, anche per oggi è tutto, io mi auguro che i miei sofficini siano stati di vostro gradimento e se così sarà attendo un vostro like e come di consueto io vi do appuntamento alla mia prossima videoricetta, invitandovi come al solito ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, condividere le mie videoricette sui vostri social e cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei nuovi video. Un grande abbraccio a tutti voi da Rita!